Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. Ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la moto di Valentino Rossi. Questo è il nuovo pacco che mi è arrivato. Ricordo che questo modello mi è stato commissionato da un mio iscritto. Ecco qui. All'interno 4 numeri, dal 34 al numero 37. In più abbiamo la seconda uscita della base premium, della Teca. Intanto, prima di procedere a questo video unboxing, dove darò possibilità, oltre che ovviamente guardare quello che ho ricevuto in questo ultimo invio, di poter leggere all'interno del fascicolo e di guardare le immagini e le fotografie splendide, esorto tutti a farlo. Questo perché ho deciso da un po' di tempo di dedicare più attenzione durante il video unboxing, così quando andrò a fare il video di montaggio specifico andrò direttamente alla sessione senza far più vedere l'interno del fascicolo, sperando così di guadagnare un po' di tempo, anche se per Michele è un po' difficile. Ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie a tutti ragazzi. Se avete piacere mi rivolgo a quelli che mi guardano ma non si iscrivono, ricordando a tutti che l'iscrizione è gratuita. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di moto. Infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Volevo anche ringraziarvi perché, l'ho già detto, lo so, ma non capita tutti i giorni a me di riuscire ad ottenere un risultato inaspettato. Ho superato il 1.000.000 di visualizzazioni totali e questo è solo grazie a voi. Grazie a tutti con tutto il mio cuore. Ecco qui la seconda di copertina, dove potrete trovare i numeri utili e i servizi per arretrati, se avete perso quindi qualche uscita, per gli abbonamenti. Buona visione e buona lettura. Anche questa è una collezione molto ricca di contenuti scritti e fotografici. Uno acquista il modello perché ama il modello, però non è da meno certamente il contenuto, perché se amate Valentino Rossi, quindi la sua moto, non potrete non amare anche la sua storia, che ha determinato tutto quello che lo ha portato e chissà dove altro lo porterà a quello che è fino ad oggi un grande campione. Qui intanto abbiamo il contenuto che andremo a vedere dopo e le fasi di montaggio. Un modello molto ben dettagliato. Comunque vi dico subito che ho letto che per percorrere circa 120 km ci vogliono 22 litri di carburante, fanno i 5,5 km al litro, che se considerate anche la potenza che hanno non è poco.
Ecco qui. Ah, che bello, questo è in gomma. Pensavo fosse in plastica verniciata. Il manicotto. Che bello. Gli hanno fatto anche le fascette. Bellissime. Poi abbiamo questo che è in plastica, che è il tubo superiore. L'alternatore e la base dell'alternatore. Ecco qui. Uscita numero 35. È un grande pilota, ma è imprenditore di se stesso e oltre a fare quello che tutti noi sappiamo, anche se oggi ha smesso, ma ha ristoranti, alla pista e all'azienda di abbigliamento. Lo vedremo presto nuovamente seduto su qualche super macchina da corsa, dove ha già dimostrato di riuscire a fare le curve su due ruote come con la moto, e Valentino proprio non ce la fa. Su quattro ruote anche con la macchina non ce la fa, deve farlo con due. È un fenomeno. Guardate quanti particolari per questo motore. Questo è quello che troveremo nell'uscita successiva, che chiaramente ho già qui con me. Ecco qui. Lo so che voi voleste subito andare a vedere il montaggio, però ve l'ho già detto prima, bisogna amare le cose in toto, in tutto. Questo è il collettore di sinistra e il collettore di destra in plastica, che andranno poi inseriti all'interno dell'airbox. Vi volevo far notare anche il particolare qui che hanno fatto, splendido, le fascette. Rimarrà coperto, ma lo hanno fatto lo stesso.
Poi abbiamo questo, o meglio questa, che è l'asta di rinvio dell'acceleratore, tutta in plastica. Questa cos'è? Questo segno qui, vediamo. Ed è la vernice che è andata a finire qua sopra. Aspettate un attimo, voglio fare un controllo, ma penso che sia solo della vernice che è caduta sopra la plastica. Sì. E infine abbiamo il corpo farfallato sinistro e destro, sempre in plastica. Ecco qua. La finitura proprio in alluminio sembra, anche se è plastica, sabbiata, effetto sablé. Guardate qui le apparecchiature elettroniche, seppur un pezzo unico in fusione le hanno riprodotte. Quanta attenzione nei particolari, una cosa che apprezzo tantissimo. E abbiamo finito anche l'uscita numero 35. Uscita numero 36. I cornetti di aspirazione. No, ho sbagliato perché nell'uscita precedente ho detto che quei due pezzi neri andavano all'interno. Vi ricordate quando vi ho fatto vedere la fusione della fascetta, quelli neri? All'interno dell'airbox, invece sono questi, si assomigliano, invece sono questi che vanno all'interno dell'airbox. Infatti eccoli qua. Vi ricordo che l'airbox si apre con le fascette come quello vero, guardate. Un'altra chicca di questo modello, in scala 1 a 4. Alla fine rimanete con me perché prendo tutto quello che ho montato fino all'uscita numero 33 e poi ci salutiamo. Questi più che fascicoli sono dei mini libri. Apprezzate anche il lavoro editoriale che è stato fatto per questo modello, che ovviamente ha un costo e che comunque rende, a mio parere, ancora più completa questa collezione, che non è limitata al solo modello, che è già bello lui fino a se stesso, ma questa è tutta la storia. E quindi, a mio parere, la ciliegina sulla torta, il completamento di questa collezione. Asta di supporto
e asta di supporto, plastica. Cornetti di aspirazione destra e sinistra. Non riesco a farvi vedere la fattura di questi cornetti perché sono stati eseguiti benissimo. Guardate la finitura. Bellissimi. Complimenti alle De Agostini. Se poi avesse anche un controllo qualità, magari un giorno ci arriveranno, i complimenti saranno con la C maiuscola. E poi abbiamo questi, che sono i due fianchetti, sempre in plastica. Bene. Uscita numero 37. Il grande Marco Simoncelli insieme a Valentino Rossi. Che meravigliosa famiglia, quella di Simoncelli. Ecco qui i pezzi contenuti in questo ultimo fascicolo di questa ultima consegna ricevuta. Stavo guardando una cosa, ricordo che sono 92 uscite, se non sbaglio, no, 91 uscite. Quindi 91 uscite al completamento di questo modello. Guardate il motore, sembra vero. Ed è pesante, tanto pesante. Prossima uscita troveremo l'ammortizzatore posteriore. Questi è parte dei riti che Valentino Rossi fa prima di un qualcosa molto importante per lui. Guardate che pozza d'acqua per terra. Io non piego così neanche sull'asciutto. È vero che hanno delle gomme da pioggia, però questi secondo me i piloti vanno meglio in moto di quanto non riescono a camminare a piedi per la strada. Sono più in sella che per terra, intendo con i piedi. Ed ecco qui.
Qui ce le hanno già separate, sinistra 1 e sinistra 2. Controllate sempre i riferimenti delle lettere. RR, destra 1, destra 2. Quindi abbiamo le flange con lettori di scarico, plastica, abbiamo i 4 tubi di gomma dove 2 sono di diametro più grande degli altri, quindi tubo sottile e tubo spesso. Poi abbiamo 4 innesti superiori dei tubi, 2 che sono identici, eccoli qui, e 2 differenti, come si evince dalla curvatura, in plastica. E adesso vi faccio vedere la seconda uscita della teca base premium. Il trasformatore con l'interruttore, due angolari in acciaio con 2 viti, e qui l'illuminazione a LED con qua il fondo in alluminio. Bene ragazzi, io adesso vi stavo già salutando e mi stavo dimenticando di quello che vi ho promesso, cioè che vi avrei fatto vedere tutto quello che ho montato fino all'uscita numero 33, e così mi accingo subito a fare. Ed ecco qua, adesso più che le parole servono esclusivamente le immagini. Ecco qua, guardate. Volevo farvi leggere quello che c'è scritto. Questo, chi mi segue lo sa, lo avevo già montato, ma sono andato a rimuoverlo perché sto effettuando una modifica per il pedale del sensore del folle. All'interno sapete che abbiamo messo 2 pulsanti, e quando andavo ad alzare la leva e a fare il clic sopra e abbassarla, e avrebbe dovuto fare il clic sotto, in realtà non lo faceva. Quindi sto facendo un intervento, ho dovuto quindi staccare qualche pezzo e poi non appena completerò vi farò vedere.
perché deve funzionare tutto alla fine. Ricordo di non incollarvi queste sonde lambda finché non avrete montato il pezzo sul modello, per evitare che urtandole si possano spezzare i perni interni. Questo è tutto in metallo. Pignone in metallo, così come sarà anche la catena in metallo. Qui poi ci andrà un LED che retroilluminerà tutti questi puntini che vedete qui di plastica trasparente. Airbox. Andremo poi a lavorare anche su questo successivamente. Motore. Questo lo vedete un po' staccato, vedete qua, perché vi ho spiegato che sto lavorando su questa leva, quella che poi va inserita qua dentro e che determinerà l'accensione a folle della spia sul cruscotto, grazie ai due pulsantini che abbiamo all'interno. E infine questo. Praticamente è un ammortizzatore, un sistema di ammortizzatori anteriori della Öhlins in scala 1 a 4, ma veri, sembrano veri. Magnifici. Tutto in metallo. Piastre in metallo. Bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo, vi abbraccio a tutti, grazie di continuare a contribuire a dar vita al canale. Adesso mi rivolgo alle persone che mi guardano ma non si iscrivono, sempre che ne abbiate piacere, ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella, solo così sarete aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Ciao a tutti e grazie sempre del vostro tempo.